E ciao a tutti farmer, spero tutto bene, siamo nella mia azienda agricola. Oggi che cosa andiamo a fare insieme? Ho un Ferrari 30, quindi un 75-30 cavalli alle spalle con una vangatrice per andare a lavorare il terreno. Stiamo lavorando il terreno in serra, ti sto raccontando tutti i vari step. Ci siamo lasciati l'ultima volta con la concimazione del terreno, concimazione molto particolare, zeolite e concime. Se te lo sei perso, vatti a vedere il video. Oggi andiamo a lavorare la terra. Andremo a cercare di fare una lavorazione profonda con poche energie ma con la testa. Andiamo a vedere perché usiamo la vangatrice, che plasa ha, e vediamo la lavorazione. Il trattore c'è, la vangatrice c'è, dobbiamo andare ora a rimischiare al meglio il nostro terreno. Cosa andiamo a fare? Ora andiamo a settare tutto il trattore, dopo incominciamo a lavorare. Semplice, no? Andiamo. Piccolo particolare, ho portato anche l'olio con la chiave perché ho visto che nella vangatrice trasuda un pochino l'olio lì, quindi probabilmente mi è partito qualche OR. Quindi comunque, visto che sono mezzi meccanici, devono essere assolutamente sempre a bagno d'olio, olio ce lo portiamo dietro. E vabbè ragazzi, si lavora anche così. Facciamo delle considerazioni perché mi piace molto. Guardiamo dove c'era più asciutto, cioè nella parte centrale dove c'era già il terreno bello lavorato, l'effetto finale praticamente, vedere, è questo qua. Cioè, guarda che roba, terra bagnata, va che roba la vangatrice. E in più, guarda. Vedi? Guarda, sino dov'è? È un po' di roba. Dove invece c'è il terreno più bagnato, quindi ai margini, ho fatto più fatica, si è visto, ho dovuto azionare il blocco del differenziale e praticamente il lavoro è stato più duro. Vedi, però qua è proprio bella fradicia, però l'effetto, guarda che ottimo comunque. Questo qua aiuterà a asciugarsi. Difetti della lavorazione che ho fatto: per quanto il margine lì l'ho mantenuto quasi uguale, se vedi qua purtroppo c'è una strisciolina non lavorata, poco male, nel senso che vedi che si muove perché era la parte quella dove ho coltivato, però se c'è da essere onesti, non gran lavoro lì, una buchetta. Devo migliorare anch'io nell'uso della vangatrice. Altre cose da dire perché è giusto dirle. Il Ferrari che sto usando ha 30 cavalli, ottimo in una serra del genere perché riesco a lavorarci bene. Mi stanno molto strette le due porte che ho fatto. È vero che danno stabilità, però come vedi sostanzialmente devo andare tutto indietro e ritornare avanti. Questo porta a avere una capezzagna soprattutto qua davanti che non è coperta, quindi non è là in fondo è tutto lavorato, qua no. Quando ti parlo della capezzagna non lavorata è questa qua, però se vedi è poca. Effettivamente quella che manca è questo pezzettino qua che sarà 2 metri quadri, li farò io a mano, capita, senza problemi. Non per forza mi va male, nel senso che comunque sino al bordo io non riesco a coltivare, ma anche perché voglio una zona franca per andare a fare la raccolta, per andare a fare una serie di robe, quindi si può fare, è un po' più faticoso. Il Ferrari di sicuro lo sto tirando tanto in queste lavorazioni. Oggi dopo un anno avrò fatto 100 ore di motocoltivatore, cioè di trattore quest'anno, no forse un po' di più, dai 150 ore. Ho fatto il cambio dell'olio del filtro perché l'olio era nero, l'olio del motore. Questo perché? Perché effettivamente sto attaccando degli attrezzi molto impegnativi. È vero che qua entra il nuovo SAM che ho preso, però per un lavoro così in serra, in pieno campo, posso usare il SAM qua? No, perché non riuscirei a coltivare il tutto. Andiamo poi a fare delle considerazioni sulla vangatura. So che è un video tecnico, so che ti sto facendo vedere le cose, però devo spiegartele. Devi darmi un attimo di attenzione per capire il meccanismo. La vangatura è ottima perché riesce a farmi dei solchi nel terreno e mi permette il drenaggio. In più, fai conto, la serra è circa un 550 metri quadri, perché ho aggiunto
archi, eccetera, eccetera. Siamo sui 500 metri quadri di serra, li ho lavorati in circa un quarto d'ora. Lavorazione ottima, pulita, zero sbatta. Se dovevo andare a utilizzare altri strumenti, ripuntatura, non potevo andarla a fare. Ti spiego subito il perché. Non ho abbastanza capezzaglia, quindi dovrei andare con un centrocavalli da fermo e partire già con tutte le ancore nel terreno. Infattibile. Potrei andare a utilizzare la grillnet. La grillnet però non scende così tanto, anche con i denti, e poi per fare 500 metri quadri con la grillnet, oltre a calcolare la fatica umana, devi andare a tener conto di 5 ore di lavoro, circa un 100 metri quadri all'ora, che è tantissimo. Preferisco mettere le mie energie in altro. Io in un'ora ho preso, settato la macchina, sono venuto qua, ho lavorato e la riporto giù, per un lavoro che è ottimo. Ora andiamo a rivedere un po' gli step che ho fatto. Avevo gli ortaggi ancora in serra, ho tolto tutti i teli, sono andato a trinciare tutti gli ortaggi che erano avanzati, quindi tutto il fogliame, cercando di sminuzzarlo il più possibile. Una volta fatto questo, sono andato a concimare utilizzando un mix molto particolare, quindi concime pellettato e insieme zeolite. Questo per migliorare la mineralità del terreno e evitare che si disperdano sostanze nutritive che altrimenti verrebbero slavate. Una volta fatto questo, abbiamo lasciato qualche giorno riposare il terreno in modo tale che tutta la terra incominciasse a asciugarsi, e proprio oggi incominciamo a lavorarla. Una volta lavorata con la vangatrice oppure con la tua forca, insomma, dopo averla lavorata in modo grosso, devi aspettare qualche giorno. Quando si asciuga e entra in tempa, andremo a fresarla, stendere i teli con l'irrigazione e dopo trapiantare. Naturalmente noi siamo un'azienda agricola, dobbiamo ragionare sia sul reddito sia comunque nell'andare a fare un lavoro efficace e naturalmente fruttuoso per anche l'azienda agricola e per gli ortaggi che stiamo coltivando. Se tu hai un orto, puoi utilizzare benissimo altri strumenti che possono essere una vanga, una forca, la grellinette, perché no? Naturalmente non riuscirai ad andare in modo così performante e profondo come con la vangatrice, però può essere un ottimo risultato. Nella maniera, e so che tanti di voi sono appassionati, hanno un orto già di 500 metri quadri, ti sconsiglio di entrare subito con una fresa o con un erpice rotante, perché non riesci a lavorare bene il terreno. Ora noi aspetteremo qualche giorno che le temperature vadano a asciugare il terreno, quindi togliamo l'umidità del terreno, si asciugherà, arriverà e diventerà perfetta per essere lavorata la terra, quindi entrerà in tempra, come si dice. Passeremo con l'erpice rotante, dopo irrigazione, teli e dopo il trapianto. Ma tutto questo lo vedi in un altro video che ti sto facendo vedere, andandoti a raccontare tutto step by step. Quindi ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un bel mi piace e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Voilà!